Amici cacciatori, ben trovati. Ci si trova sempre più spesso a parlare di visori termici, sempre più apprezzati dai cacciatori in diverse situazioni di caccia. Il visore in questione, in questo caso, è il Viper, realizzato dall'azienda tedesca Nighthawk. Potete scoprirne tutte le caratteristiche tecniche e i dettagli nel nostro portale. A noi è stato consegnato perché lo provassimo sul terreno e poi restituissimo all'azienda quelle che erano state le nostre impressioni sul campo. Possiamo dire di averne apprezzato sicuramente la compattezza e la leggerezza. Parliamo di un accessorio che resta intorno ai 250 grammi, quindi non aggiunge nessun particolare ingombro quindi al nostro fucile, alla nostra ottica durante l'azione di caccia. Non lo aggiunge soprattutto in relazione poi a quelle che sono le sue prestazioni. Un visore molto semplice, caratterizzato da 3 tasti, quindi molto intuitivo nell'utilizzo, e un visore di grande resistenza perché consideriamo che è costituito da un telaio in magnesio, quindi di grande resistenza anche all'acqua, rivestito poi in carbonio, quindi anche resistente a tutti gli urti, i graffi e tutte quelle situazioni che a caccia possono capitare. Semplice, dicevamo, non solo nell'utilizzo ma anche nell'applicazione, perché qui vediamo assemblata quella che è una ghiera che va semplicemente ad assemblarsi con il diametro della campana del nostro cannocchiale. In questo caso è stato assemblato con una carabina dedicata alla caccia selettiva, quindi un'ottica grandi ingrandimenti, quindi 56 di campana, ma come vi posso mostrare ci sono diversi quindi attacchi che possono quindi adattare il visore anche ad ottiche da battuta. Molto semplice l'accensione che avviene in modalità cannocchiale con i 2 tasti Z e N premuti simultaneamente. Questa sporgenza non è altro che la batteria, molto facile da inserire e disinserire, una batteria a litio che quindi consente l'autonomia al nostro Viper. Qual è l'utilità per il cacciatore di un visore termico come questo? Ovviamente parliamo sia in termini di sicurezza, quindi il rilevamento di tutto ciò che è fonte di calore nel proprio raggio d'azione, quindi non solo selvatici ma anche la presenza di qualche persona o quindi di intrusi che potrebbero in qualche modo mettere a rischio l'azione di caccia. Inoltre, grazie al rilevamento del calore è possibile per il cacciatore, anche in caso non avviene poi di rado di ferimento di un selvatico, poter seguire le tracce ematiche dopo il colpo sparato e quindi aiutarlo nel recupero del selvatico colpito. Fra le caratteristiche che ne sottolineano la semplicità di utilizzo e anche l'utilità c'è quella di non dover ricorrere all'azzeramento, perché il visore, il Viper, si adatta perfettamente a quella che è la taratura del nostro cannocchiale. Altro aspetto fondamentale è la restituzione dell'immagine in tempo reale, quindi non c'è un ritardo nell'immagine ma si può seguire il selvatico anche in movimento. Non c'è bisogno dunque di azzerare il Viper perché avrà un'influenza sull'azzeramento della carabina di 3 cm al massimo ad una distanza di 100 metri. Con l'impostazione cannocchiale, come dicevamo, ottenibile attraverso il semplice schiacciamento dei 2 pulsanti Z e N in maniera simultanea, si va ad acquisire attraverso il visore la stessa identica immagine che noi potremmo osservare all'interno della nostra ottica. Se si ha una vista corretta, quindi non si hanno problemi di diottrie, è possibile utilizzare il Viper anche come monoculare. Dico appunto per chi ha una vista corretta, piena, perché non c'è una regolazione. Il Viper non registra ed è forse uno dei pochi punti deboli di questo visore termico, che è invece in grado di restituire ottime immagini. Altro punto da menzionare è il costo di circa 3.000 euro, che sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione per il cacciatore. Il suo utilizzo comunque non è da considerarsi esclusivo a caccia, perché può essere anche applicato a delle fotocamere digitali o ad altri usi. Queste sono appunto le potenzialità e tutti gli aspetti tecnici positivi che abbiamo riscontrato durante le nostre uscite
durante la prova quindi del Viper Nighthawk. Vi mostriamo ancora una volta in fase conclusiva la semplicità quindi della sua applicazione all'ottica per la sua funzione cannocchiale. Eccolo qui assemblato. Chiudendo questa semplice ghiera, il Viper è di nuovo pronto. Allo stesso modo, riaprendo la ghiera, avremo l'estrazione e quindi di nuovo il nostro monoculare.